E salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video della Garage Inc. E dopo un mese sono ritornato qui sul canale per un nuovo video di Sifu. Ma prima di lasciarvi al video vero e proprio vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E vi ringrazio in nome di tutta la Garage Inc. perché grazie al vostro supporto abbiamo raggiunto i 100 iscritti. Detto questo, io vi auguro buona visione. Ed eccoci qui ragazzi davanti alla schermata d'inizio della nuova zona, la torre, la zona successiva a quella del museo. E io direi di non perdere altro tempo e di entrare subito nel vivo dell'azione. E dopo l'ultimo episodio sono ritornato su questo gioco per abbassare gli anni d'età del protagonista e sono riuscito a scendere fino ai 26 anni. Ma è da circa un mese che non apro questo gioco, ovvero dall'ultimo video di Sifu, e dunque le mie abilità combattive saranno sicuramente peggiorate. Ma penso che questo lo noterete facilmente guardando questo video. E dunque l'obiettivo di oggi non sarà quello di finire questa zona con un buon scarto d'età, ma piuttosto invece quello di finirla senza superare, cercando quindi di non superare i 75 anni di età, come invece già successo in una zona precedente, in un precedente video, che vi invito a recuperare nel caso ve lo foste perso e che vi lascio in alto a destra. Quest'oggi andrò ad approfondire una parte di questo gioco che fino ad ora ho trascurato, ovvero la lore, che ho approfondito durante questo mio mese di assenza. Nel frattempo ce la siamo cavata egregiamente per questo inizio zona, perché non abbiamo perso nemmeno un poco di vita, quindi siamo full vita ancora a 26 anni, direi perfetto. Per quanto riguarda la lore di questo gioco, allora in origine nel mondo di Sifu erano presenti quindi 5 amuleti: quello del metallo, quello del legno, quello della terra, quello dell'acqua e quello del fuoco, che venivano protetti da un gruppo di persone chiamate guardiani, di cui faceva parte anche il padre. Nel frattempo incontriamo in questa breve scena il boss di questa zona, ovvero Jin Feng, l'amministratore delegato. Il gruppo di guardiani si occupava di proteggere gli amuleti e di evitare che venissero utilizzati, e di questo gruppo appunto faceva parte anche il padre del protagonista, che era un insegnante di arti marziali che dirigeva un dojo, e di cui in questo dojo faceva parte anche Yang, uno dei suoi più brillanti allievi, se non il più bravo, quindi dopo di lui, che però una volta che si ammala, quindi la famiglia decide di chiedere, venendo a conoscenza del potere straordinario dell'amuleto della terra che conservava il padre del protagonista, chiede quindi l'amuleto al padre del protagonista, che però non glielo presta in quanto quindi rispetta le regole dei guardiani, e ovviamente quindi non lo fa utilizzare a nessuno. Allora Yang decide di formare un gruppo di persone opposto a quello dei guardiani, con il compito di utilizzare quindi gli amuleti per il bene del mondo, quindi per far progredire il mondo, e utilizzando quindi questi poteri straordinari degli amuleti. E nel gruppo ovviamente troviamo tutti i boss che abbiamo affrontato finora, ovvero Fajar, Kuroki, Sean, Jin Feng, che è il boss di questa zona, e ovviamente Yang, che è il boss finale. Infatti questa è la zona precedente a quella finale del gioco, quindi è la penultima zona. Ovviamente poi dopo andrò ad approfondire la storia quindi singola dei vari boss. Per adesso quindi ci basti sapere che fanno parte di questo gruppo organizzato quindi da Yang, chiamato Club, ovvero i guerrieri dell'alba, che con l'obiettivo di far progredire quindi l'umanità e utilizzare nel migliore dei modi gli amuleti. Ovviamente ciò non accadrà in futuro. Nel frattempo quindi Yang si reca nel dojo del padre del protagonista e prende quindi l'amuleto della terra, uccidendo il padre del protagonista. E questo in realtà lo vediamo nella prima parte di gioco, che io non ho inserito su YouTube, dato che la serie è partita proprio direttamente quindi dalla prima zona di gioco, dove affrontiamo Fajar. Questo accade subito prima della prima zona, dove utilizziamo quindi come personaggio Yang e andiamo ad uccidere il padre del protagonista.
Preso quindi l'amuleto della terra si prendono quindi anche gli altri amuleti, e poi spiego quindi come. In realtà non so precisamente come prendono tutti gli amuleti, in quanto questa storia è già stata molto difficile da trovare, poiché l'ho ricavata da Reddit. Infatti scrivete nei commenti se sbaglio a dire qualcosa, e non penso che questa storia sia tutta vera, ma penso che in parte sia stata anche un po' interpretata ed ipotizzata, perché non penso che tutte queste informazioni ce le dia il gioco. Poi non lo so, anche perché io, come avete visto durante gli scorsi episodi di questa saga, nel frattempo vedo se c'è un'arma da utilizzare che ci sta carriando questa zona, perché senza le armi siamo inguaiati. Vediamo se ce n'è una. Io mi ricordo c'era anche un coltello che è fortissimo da utilizzare. Per adesso stiamo andando benissimo, perché noi abbiamo perso ancora nemmeno un anno di età, nonostante abbiamo affrontato già un bel po' di nemici. Nel frattempo comunque stavo dicendo, ovviamente quindi ho ricavato questa storia da Reddit, ma non penso che tutte queste informazioni, ok, c'è il coltello, ce lo fa prendere, sta proprio inserito, intersecato nel tavolo, ok, l'abbiamo preso. Bene, bene. Questa storia l'ho ricavata da Reddit, quindi non so quanto sia affidabile e quanto quindi queste informazioni si possano ricavare dal gioco, in quanto io non sto prendendo gli indizi durante quindi tutti questi episodi della serie, e non ovviamente lo inizierò a fare adesso. Dunque si forma quindi questo club, e ora quindi devo passare all'analisi dei singoli personaggi, tra cui quindi troviamo appunto Fajar, che è il primo boss, il botanico. Vediamo un attimo se possiamo entrare in questo ascensore. Forse sì, perfetto, siamo entrati e possiamo passare di qui. Bene. Fajar quindi è il botanico, è il primo boss, e prima di unirsi, non vedo niente in questo istante, ok? Prima di unirsi al club, quindi al gruppo di Yang, era già quindi un produttore, un coltivatore di piante che producevano sostanze stupefacenti, e un produttore quindi di sostanze appunto stupefacenti, anche uno spacciatore di queste sostanze. E quando inizialmente lui promette di non utilizzare quindi gli amuleti per questi scopi, ma poi alla fine non rispetta questa sua promessa e finisce con il far sviluppare il suo business in questo mondo, diciamo, di illegalità, facendo crescere molto più velocemente le piante che producono queste sostanze. Infatti, come noi vediamo, un momento che sto in una boss fight incredibile, cioè non in una boss fight ma in una situazione veramente particolare, dove devo affrontare questi due titani e non so se ho le competenze adeguate. Fortunatamente tengo quest'arma che un po' mi sta riuscendo a far andare un po' in vantaggio. In realtà tengo 2 barre di focus che ovviamente non mi ricordo mai di utilizzare, ma come al solito dobbiamo un attimo entrare in gioco per capire un po' meglio tutto. Però sta andando comunque bene. Se riesco a non perdere una vita in questo momento, un anno di età, forse sarebbe ancora meglio. Vediamo se anche la camera ci fa questo grandissimo favore. Invece no, mi ha tolto veramente mezza barra di vita con un colpo. Nel frattempo, nelle vecchie run ho acquisito tutta una serie di abilità. Ovviamente, riandando a giocare per abbassare gli anni di età del protagonista, sono andato ad rigiocare tutte le zone precedenti, quindi acquisendo una serie di altre abilità definitivamente, come vedete, però non ricordo nemmeno quindi non mi ricordo nemmeno come si utilizza una di queste tutte abilità, e quindi sto praticamente messo molto male. Però comunque cercherò di acquisirne ancora altre. Spero di trovarne una che preveda l'utilizzo di un unico tasto e quindi che possa utilizzare in questo momento. Padronanza dell'ambiente, ok, forse potrebbe esserci utile. Vuole 1000 di esperienza, che è un bel po', quindi non so se riesco a sbloccarla definitivamente. Lancia un oggetto, un'arma, un elemento ambientale raccogliendoli da terra. Questa mi piace particolarmente, lo andrò a prendere. 27 anni, va bene. Se riusciamo ad abbassare il counter delle morti a 0 adesso sarebbe ancora meglio. Vediamo se ce lo permettono, se ci fanno questo favore. No, sfortunatamente, perché non ho rotto la struttura, sfortunatamente. Ritornando al discorso di prima, al discorso del club, come stavo dicendo, mi sono dimenticato
di dirvi che appunto nell'inizio del gioco però il Yang scopre anche quindi la presenza del protagonista, quindi quando uccide il padre del protagonista vede anche il protagonista che è nascosto, poiché era ancora un bambino, si nasconde, però viene scoperto e viene ucciso e si salva grazie a questo amuleto con queste monete che teniamo appunto appese e che ci permettono ogni volta che moriamo di rivivere, quindi riesce ad resuscitare una volta che viene ucciso grazie a questo amuleto, ovviamente pagando con parte della sua vita. E ovviamente ho tentato l'attacco furtivo proprio contro l'unico nemico che non poteva essere ucciso ma che si è arrabbiato e quindi non mi ha permesso di fare nulla di utile. Fortunatamente, oddio, ho utilizzato una tecnica che non so come minimamente si faccia ad applicare in altri casi, un momento che sono in una situazione molto particolare. Ok, penso che ora posso ritornare al discorso di prima perché abbiamo sfoltito un po' il numero di nemici. Ho perso sicuramente un altro anno di età, anzi altri 2 anni di età, per mia sfortuna, 900 punti, quindi meglio non prendere niente. Ritornando al discorso di prima, quindi Fajar non dà retta alla promessa che fa quando si unisce al club e utilizza quindi l'amuleto maledizione, l'amuleto per quindi a velocizzare la crescita delle piante che producono sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda gli altri membri del club ho trovato informazioni su appunto Fajar, su Kuroki e su Sean. Per quanto riguarda Jin Feng non ho trovato niente se non per quanto riguarda quindi il nome che viene dato a Jin Feng, ovvero l'amministratore delegato, poiché è il membro più anziano del club, e poi su Yang non ho cercato niente poiché non volevo spoilerarmi la prossima zona, ovvero la zona finale. Fortunatamente siamo riusciti ad abbassare il counter di nuovo a 0. Finché a 0 è perfetto. Teniamo poca vita, sfortunatamente, infatti vorrei vedere se è presente da qualche parte un bel totem, ci farebbe veramente piacere, ma non possiamo andare da nessuna parte se non attraverso questa porta, che ci porta ad un'ulteriore porta che ci fa tornare nella zona di prima. Eccolo là, un totem. Bene, bene. Come vedete appunto ho nella scorsa run, quindi ripetendo di nuovo tutte le zone precedenti, ho preso stavolta, quindi cambiando anche tutti questi perk, ho preso 2 barre di focus che secondo me, ora non ricordo molto bene, ma se non sbaglio non avevo precedentemente, che secondo me sono veramente veramente utili. Per adesso io andrei ad aumentare la salute e l'atterramento, poiché il limite per acquisire questa abilità è 40 anni e non penso di riuscire ad non superarli entro questa zona. Siamo scesi da qua, quindi dobbiamo andare nell'altra direzione, questa direzione, ecco, aprendo questa porta, ritornando in questa zona e rientrando in un ascensore se ce lo permettono. Quindi per quanto riguarda, eccoci qua, siamo entrati, o meglio siamo saltati sopra l'ascensore. Per quanto riguarda quindi le vicende di Sean quindi assume quindi poi l'amuleto del fuoco, che però prende dal padre che era appunto il guardiano di quell'amuleto, e per prenderlo ovviamente lo uccide. Però una volta ucciso il padre se ne pente e inizia a diventare sempre quindi più avido di potere. Attenzione che attenzione, schivata al momento giusto. Come ben starete vedendo ho completamente dimenticato come utilizzare nel migliore dei modi la schivata, quindi utilizzo sempre il dash. Però ce l'abbiamo fatta fortunatamente, perché secondo me se ci grabbava ancora una volta eravamo spacciati. Vediamo se, ok, ce ne sono altri 2, abbiamo quasi caricato di nuovo la barra del focus. La parata, come vedete, è l'unica cosa che più o meno riesco a fare ancora decentemente, quindi meno male, perché sennò veramente non ci sarei mai riuscito ad arrivare fino a questo punto di questa zona. Vediamo se riusciamo almeno a buttarne giù uno dei 2, ce l'abbiamo fatta, e ora rimane solo l'altro che buttiamo giù con facilità almeno. Ok, perfetto. Per quanto riguarda appunto Sean uccide il padre e poi se ne pente, momento di cutscene.
Ok, ci troviamo in una zona completamente diversa da quella superiore, una zona devo dire molto bella anche esteticamente, infatti io sto veramente apprezzando tanto questo livello in quanto l'ambientazione mi è veramente piaciuta, molto più secondo me anche del livello precedente della zona, quindi del museo, che anch'essa mi è veramente tanto piaciuta, e poi mi è piaciuto anche il fatto che questa zona come quella precedente si sviluppa verticalmente tramite quindi l'utilizzo dell'ascensore. Ok, andiamo avanti. Per quanto riguarda le vicende di Sean, quindi inizia a diventare sempre più avido di potere per mascherare questa sua debolezza, ovvero questo suo senso questo suo tormento per aver ucciso il padre, anche un po' ingiustamente, e istituisce un sistema per diventare quindi membri del suo dojo molto particolare, che se non sbaglio si chiama The Burning, che prevede quindi tutta una serie di fasi e il partecipare ad un torneo a cui noi abbiamo partecipato quando abbiamo affrontato appunto la zona del club, che era appunto il torneo, era la zona precedente a quella del boss, quindi di Sean, dove dovevamo scendere appunto sul ring e affrontare quei 3-4 partecipanti, e ovviamente quindi poi diventa possessore dell'amuleto del fuoco, e come vediamo appunto è la seconda fase della boss fight contro di lui, dove gli prendono, se non sbaglio, fuoco le braccia o l'arma, ora non ricordo molto bene. Entriamo in quest'altra zona, stiamo andando bene per adesso. Per quanto riguarda Kuroki invece, l'artista Kuroki si dice appunto fosse figlia di un gangster e avesse una sorella gemella con i capelli bianchi, quindi a differenza dei suoi che sono neri, e che fosse inoltre quindi molto più brava di Kuroki nelle arti marziali. Infatti il padre apprezzava molto la sorella di Kuroki rispetto appunto a Kuroki stessa, e Kuroki quindi ogni volta da ragazza cercava di allenarsi sempre di più per arrivare ad superare quindi le abilità tecniche e combattive della sorella. Se non sbaglio un colpo che toglie 2 barre di... ok, non ha tolto niente questo. No, ma forse schiva i colpi? No, però la spazzata va. Però un'abilità più inutile di quella non l'ho mai vista, sinceramente. È stata veramente molto molto utile. E quindi cercava Kuroki di superare in tutti i modi la sorella nelle abilità marziali, nelle arti marziali, per quanto riguarda quindi la tecnica e le abilità combattive, ma non ci riusciva mai, perdeva sempre, mentre invece la sorella riusciva sempre a vincere, ovviamente. Però poi arriva un giorno dove invece Kuroki riesce a mettere alle strette la sorella e riesce quindi ad arrivare quasi ad ucciderla. In realtà poi la uccide, però appunto l'intento della sorella di Kuroki, molto probabilmente quindi la sorella di Kuroki non prende seriamente quel combattimento e quindi un po' si lascia uccidere, diciamo. Kuroki la uccide, attenzione, abbiamo superato, siamo arrivati ai 30 anni, quindi abbiamo perso un'altra moneta, a quanto pare, però siamo quasi a 2000 di esperienza e quindi andiamo a sbloccarci definitivamente quell'abilità che abbiamo iniziato a sbloccare prima, ovvero questa. Non ho ancora capito quali oggetti, se non sbaglio comunque dovrebbero essere evidenziati, come penso per le birre. Posso prendere dall'ambiente e lanciare. Ora vedo se posso prendere qualcosa qui che è pieno di roba. RB no, non mi compare niente, quindi non penso. Non vorrei perdere un'altra vita, quindi mi concentro un attimo. Ecco che abbiamo abbassato il counter, benissimo, 30 anni li accetto. Prendiamo ancora la salute all'atterramento, anche perché abbiamo ancora poco punteggio. Vorrei prendere sinceramente l'impatto parata e quindi mi conservo il punteggio e vado sulla salute all'atterramento. Quindi riesce a uccidere la sorella Kuroki, però anche lei se ne pente e sente un forte senso di rimorso per averla uccisa e si unisce al club, cercando quindi acquisisce l'amuleto dell'acqua, sperando che tramite esso riesca quindi ad alleviare le sue pene interiori per aver ucciso la sorella. Infatti, come noi possiamo, non capisco bene dove devo andare. Ok, devo scendere da quest'altro lato, o forse ci sta una strada alternativa. C'è una strada alternativa, bene, molto bene. Infatti, come vediamo nella seconda fase della boss fight, attenzione, qui secondo me sfidiamo un bel po' di nemici. Una mattonella però io non la rifiuto, dato che a male estremo. Abbiamo tolto anche mezza vita con questa mattonella.
veramente worth. E, come vediamo nella seconda parte, vabbè, questi nemici sono abbastanza heads. Nella seconda parte della boss fight contro Kuroki, appunto, vediamo che cambia il suo colore dei capelli e diventa molto più aggressiva. Infatti la seconda parte in realtà è quella che ho trovato un po' più difficile, anche se anche la prima appunto lo è stata molto, ovviamente. Prendiamo un attimo, no, si è infuriato, quindi cerchiamo di skippare un attimo questo nemico, sempre se possiamo, perché devo cercare un attimo di mettere in combo un paio di tecniche ed eliminare gli altri, perché sennò qua la situazione perde un altro anno di vita quasi sicuramente. Quindi, come vediamo nella seconda parte, è come se in realtà ci fosse nella seconda parte la boss fight di Kuroki, la sorella a combattere invece appunto che Kuroki stessa, e come in realtà possiamo notare anche da una serie di dipinti presenti nel museo. Possiamo quindi capire un po' la storia di Kuroki. Ovviamente io non ho preso gli indizi, quindi non sono stato in grado di, tramite gli indizi che ho raccolto, di ricostruire la storia. Per quanto riguarda, come ho detto, Jin Feng, non ho trovato praticamente niente, e invece su Yang c'era qualcosa, ma ho preferito evitare di prendere, diciamo, di venire a conoscenza di quelle informazioni, in quanto ci sarà nella prossima zona, e mi informerò per il prossimo episodio, ovviamente, che molto probabilmente farò uscire in settimana, in quanto è da un bel po' che non pubblico su questo canale, e mi voglio scusare con tutti voi, che voglio inoltre ringraziare per averci quindi fatto raggiungere, grazie al vostro supporto, i 100 iscritti. Non so se riesco ad stenderlo, ma dubito fortemente. Se riuscissi in questa grandissima impresa ne sarei veramente fiero, ma ovviamente non ci riesco. Va bene, 31 anni, però forse è andata meglio così, perché ora che lo sconfiggo, se riesco a distruggergli la struttura, abbassiamo anche il counter. Abbiamo anche 1600 di esperienza, e quindi molto utile. Questa padronanza dell'ambiente in realtà sta risultando un po' inutile, perché non ho ancora capito come attuare questa abilità. Quindi è molto particolare questa cosa. Vediamo un attimo di sconfiggere questo fantastico nemico. Perfetto, ci siamo anche caricati una barra di focus, il counter è sceso a 0, non poteva andare meglio di così. Spero di essere arrivato a buon punto di questa zona, anche perché sennò questa volta veramente li superiamo i 75 anni. Speriamo che manchi veramente poco, che il boss non sia veramente impossibile da sconfiggere, ma penso che ci siamo quasi, o no? Stiamo scendendo veramente tantissimo. Ok, un'altra mini boss fight. Vabbè, ovviamente ci risparmiamo le chiacchiere inutili e andiamo direttamente al 6 colpevole, perché poco mi interessa, diciamo, anche perché la storia l'ho ricavata su Reddit, come vi ho detto. Stranamente non ho trovata quella di Jin Feng, che se conoscete e se sapete quindi dove ricavarla, potete quindi farmi il grandissimo piacere, sempre se volete ovviamente, di scrivermelo nei commenti, perché mi farebbe molto piacere e sarebbe quindi anche molto utile, così potrei raccontarvela se vi diciamo scocciate di leggervela. Ve la potrei raccontare nel prossimo episodio insieme a quella di Yang, che secondo me è ovviamente la storia più bella. Fortunatamente, o forse sfortunatamente, ce l'abbiamo quasi fatta, non lo so. Mi serve un'altra volta la stecca, o forse no, spazzata, e l'abbiamo buttata di lì, in quel lato. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Prendiamo subito il bastone e proseguiamo. Sarà arrivata la fine di questo livello? Speriamo. Forse sì, però attenzione. Forse sì, perché c'è una zona un po' angusta e di solito è sempre così prima delle boss fight. Di qua si scende, di qua non si va, quindi questa volta mi devo sì. Ok, questa secondo me sa tanto di boss fight, questa zona, perché ora mi devo lanciare. Questa sa veramente tanto di boss fight. Godiamoci la cutscene. No, come non è... Ma come sono morto? Com'è possibile? Attenzione! Ma com'è possibile una cosa del genere? Teniamo 1175, quindi è buono, però com'è possibile una cosa del genere? Sblocchiamo definitivamente, forse? Ok, l'abbiamo veramente sbloccato definitivamente. Me la devo veramente prendere con gli sviluppatori di Sifu che mettono... Ah no, però c'è la boss fight. Com'è possibile che sono morto?
For whom does the bell toll? You want revenge, and to restore that which once was. But that suffering, it was for something. Yours, mine, even Yang's. We did something for the people. We shared. You want to erase it all? The bell tolls for you. The Guardian's legacy. Now, accept your sentence. Ed eccoci qui alla boss fight di questa zona. Attenzione, quindi ricapitolando, questa appunto è Jin Feng e lei dovrebbe possedere l'amuleto del metallo, se non sbaglio. Attenzione che presenta queste armi molto particolari, molto probabilmente che è riuscita a craftare grazie all'amuleto del metallo. Attenzione, ok? Attenzione, utilizza quest'arma, veramente toglie tantissimo danno. Non so perché mi hanno tolto un anno di età e mi hanno messo il counter ad 1, anche se in realtà sono sceso quindi per la strada giusta. Infatti c'era la boss fight, non ho ben capito, però comunque fa niente. Ha poca resistenza da quanto sto notando, però è veramente difficile avvicinarsi, e quello è il problema. Cioè se mi avvicino devo ringraziare a Dio in tutti i modi possibili. Ricapitolando dunque, Fajar ha preso l'amuleto del legno, giustamente ci può stare il boss. Sfortunatamente il counter è a 2, non doveva esserlo, ma questi signori sviluppatori di Sifu ce l'ho con voi ragazzi, vi verrò a trovare, vi verrò a prendere se vi incontro, e anche se non vi incontro vi cercherò. Ok, quindi Jin Feng dovrebbe avere l'amuleto del metallo, Fajar quello della pietra, del legno, esiste quello della pietra, Sean quello del fuoco, Kuroki quello dell'acqua, e ovviamente forse riusciamo a fare una spazzata e passare alla fase successiva. Spero, dato che è così facile rompere la resistenza la struttura di questo boss, non vorrei che ci fossero più di 2 fasi, spero di no, spero vivamente di no. Se ce ne sono 2... Oddio, non so come ho fatto, forse perché ho parato perfettamente. Ok, abbiamo abbassato il counter di 1, attenzione, ci ha aggrabbati. No, ci ha tolto pure l'arma. Attenzione, attenzione, non vorrei... Ok, stiamo andando molto bene allora a quanto pare. Oh, attenzione, vabbè, si è rotta, però va bene così. No, ok, era una mossa imparabile, non dovevo fare quello che ho fatto. Però devo dire che stiamo andando piuttosto bene. Come vedete il personaggio ha una sorta di skin che ho trovato nell'armadietto, momento che, ok, vabbè, 175 di esperienza, 36 anni, vabbè, penso che forse non li superiamo i 75 anni, anche perché dovrei morire veramente un gran numero di altre volte. Ora non vorrei parlare prima del tempo, se riesco ad avvicinarmi, sempre se riesco ad avvicinarmi, e se no c'è poco da dire, c'è poco da fare. Come potete vedere ho una sorta di skin che ho trovato nell'armadietto, se non sbaglio si prende da un DLC gratis, o forse è un DLC che danno su Xbox, perché all'abbonamento non lo so, non mi ricordo, perché l'ho preso se non sbaglio a fine dello scorso episodio, quindi ora non ricordo molto bene, però ho la barra di focus che mi permette di fare la spazzata, forse la possiamo anche imbastire in un modo migliore. Beh, un'altra volta morirò sicuramente, quasi sicuramente, perché ora si allontana e mi renderà impossibile avvicinarmi. Vediamo se riesco. Ah, ora mi grabba, che non so se è positiva questa cosa, posso sfruttare a mio vantaggio oppure forse non mi dovrei far grabbare, non lo so. Ora però che rinasco, ecco, spawno vicino, mi fa un breve dialogo a cui non do veramente peso e ovviamente inizio ad attaccarle a più non posso. Vediamo se riusciamo stesso adesso ad farla fuori, ovviamente evitando quindi di... La schivata veramente non la sto usando, ma perché veramente non vorrei sbagliarmi nell'utilizzarla. Ok, perfetto, forse è finita qua, non lo so, però forse è finita qua.
Oddio, è finita! È finita veramente così, erano solo due fasi, ragazzi, incredibile, non abbiamo perso quasi niente di anni di età. Cioè, forse è l'episodio che è andato meglio rispetto a tutti quelli precedenti, nonostante è passato un mese che non gioco a questo gioco, è incredibile. Cioè, 39 anni, siamo partiti a 26, ne abbiamo persi solo 13. Niente praticamente, incredibile. Ragazzi, incredibile. Forse veramente è andata veramente benissimo questo episodio. Incredibile. Detto questo, io non ho più parole, non ho più parole, e quindi io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo momento del video e vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video, e vi ringrazio perché grazie al vostro supporto abbiamo raggiunto i 100 iscritti e vi auguro buon proseguimento. Grazie per l'attenzione.